Quali sono i paesi più simili all'Italia dal punto di vista storico, culturale, etnico e linguistico? Allora, io partirei con quei paesi che sono indipendenti, ma che a noi fa un po' ridere che lo siano. Quindi da quei paesi che fanno parte della penisola italiana, che a livello geografico è quel territorio che si estende dalle Alpi fino alla Calabria, ma non dello Stato Italia, che tutti conosciamo e che comprende ad esempio anche le isole. Sto parlando quindi della grandissima superpotenza che conta ben 33.000 abitanti, chiamata San Marino, e dell'immenso Stato che ha una superficie pari a ben mezzo chilometro quadrato di Città del Vaticano. In questi due stati si parla italiano e non c'è alcun tipo di controllo al confine. Le differenze culturali sono pressoché nulle ed è quasi come se questi stati facessero parte dell'Italia, anche se direi che le tasse non sono proprio italiane. Poi, andando per gradi, direi che bisogna menzionare tutti quei territori che venivano considerati proprio Italia a tutti gli effetti, ma che oggi non fanno più parte della Repubblica Italiana. Quindi l'Istria, che politicamente è quasi tutta croata, in piccola parte slovena e per 2 mini comuni anche italiana. Però, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era interamente parte d'Italia. E tuttora, qui c'è una piccola presenza di italiani, soprattutto nell'area più vicina alla nostra penisola. E comunque, la nostra lingua in Istria è discretamente conosciuta anche dalla popolazione di lingua croata. Questo è un po' meno vero nella vicina Dalmazia, che oggi è altrettanto parte della Repubblica di Croazia, ma che storicamente fu veneziana. E anche qui, prima della Seconda Guerra Mondiale, le città erano prevalentemente italiane. Però poi nel dopoguerra, sia qui che in Istria, la maggior parte dei nostri connazionali fu obbligata ad andarsene, per via delle politiche razziste nei confronti degli slavi, da parte del nostro caro Pelatone, finché quei territori furono nelle sue mani. Oggi comunque, nelle città dalmate, rimane un minimo di influenza italiana, in particolare veneta. Ad esempio, alle porte di Zara c'è ancora il fiero leone della Serenissima. Tra l'altro, piccola curiosità, i cani dalmata si chiamano così proprio perché vengono originariamente dalla Dalmazia. Poi, spostandoci sul confine occidentale, troviamo Nizza, che è parte della Repubblica francese, ma che fu regno di Sardegna fino al 1860, quando Cavour, piangente, fu costretto a negare l'italianità della città e a consegnarla ai francesi, in cambio del supporto offerto nella liberazione della Lombardia nella seconda guerra d'indipendenza. Tuttora ovviamente la città conserva forti legami culturali con l'Italia e anche culinari. E quindi i poveri nizzardi italiani, di cui per dire uno di loro è niente di meno che Giuseppe Garibaldi, erano già belli tranquilli nello stato che creerà l'Italia unita, mentre per dire Lombardia e Veneto erano sotto pesante oppressione austriaca. Il centro era in mano al Papa, che regnava come monarca assoluto e quindi dettava leggi incontrastato. Il sud invece era in mano ad un unico re, che però se ne strasbatteva dei diritti umani e non concedeva alcuna costituzione. E però i nizzardi, per liberare tutto il resto del paese, vengono ceduti alla Francia e quindi si ritrovano in un altro stato di cui non conoscono la lingua e vengono visti un po' come stranieri. Non a caso, dopo l'annessione alla Francia, un nizzardo su 4 decise di esiliarsi volontariamente per venire in Italia. Per fortuna, direi, la situazione era un po' diversa nella vicina Savoia, che fu anch'essa ceduta assieme a Nizza. Però, alla fin fine, qui il popolo non era così ostile alla cessione, per via dei legami culturali meno forti e anche per il fatto che il dialetto locale, il savoiardo, è decisamente simile al francese. Anche qui, sinceramente, un po' una barzelletta, visto che la dinastia che poi fonderà l'Italia Unita sono proprio i Savoia. Poi magari uno si può chiedere, ma perché la Francia spinse così tanto per queste due regioni? Non era possibile lasciarle in pace? In realtà no, perché sia Nizza che la Savoia sono al di là delle Alpi e quindi hanno un valore strategico inestimabile. In caso di ipotetica guerra italo-francese, il nostro esercito, per dire, potrebbe superare con calma le montagne e poi iniziare l'invasione su pianura,
che è molto più facile. Invece, ad oggi, ad esempio, in caso di invasione, l'esercito italiano dovrebbe scalare le Alpi finché ci sono i francesi che sparano. Direi decisamente più complicato. Questo per dire, è lo stesso motivo per cui anche l'Alto Adige, che è al di qua delle Alpi, è decisamente fondamentale per l'Italia, nonostante sia di lingua tedesca. Poi comunque va aggiunto che in tutto questo trambusto, un altro stato molto simile all'Italia riuscì a conservare la sua indipendenza. Sto parlando del Principato di Monaco, che prima era circondato dal Regno di Sardegna, e dunque c'era una chiara influenza italiana, e la lingua ufficiale era proprio l'italiano. Invece però poi si trovò circondato dalla Francia e dovette adottare il francese come lingua ufficiale. Tuttora però, in questo microstato, l'italiano rimane molto conosciuto, anche perché il dialetto locale, il monegasco, è un dialetto ligure, quindi più vicino all'italiano che al francese. Però insomma dai, basta pensare alle Alpi, al freddo, spostiamoci a sud al caldo e parliamo dell'isola di Malta, che in apparenza può sembrare minuscola e inutile, ma in realtà è discretamente rilevante. Ha una popolazione di 500.000 di persone, quindi è più o meno come una regione italiana di piccole dimensioni, ha gli stessi abitanti della Basilicata. La lingua locale qui è il maltese, che è una specie di misto tra siciliano e arabo, però la lingua colta dell'isola era proprio l'italiano, che rimase ufficiale fino al 1934. Oggi però la lingua ufficiale, oltre al maltese, è l'inglese, che è un residuo dell'epoca coloniale. Fin qui è tutto normale? Il discorso è che Malta era in mano a un ordine di cavalieri, che riuscì perfino a permettersi delle colonie dall'altra parte del mondo e a sconfiggere i turchi ottomani, che erano una superpotenza, che volevano impossessarsi dell'isola. Però quando Napoleone arrivò, nemmeno i grandi stati europei riuscirono a fermarlo, e quindi anche Malta dovette cedere, visto che oltretutto poi l'ordine stava in una mega crisi finanziaria, anche perché la Francia confiscò tutti i loro possedimenti sul territorio francese, e non erano affatto pochi. Alla fine però Napoleone avrebbe fallito, e quindi la Francia avrebbe perso tutte le sue conquiste, Malta compresa. E in teoria poi, dopo la fine di Napoleone, gli stati vincitori si sarebbero dovuti impegnare a rifare i confini uguali identici a come erano prima dello scoppio della rivoluzione francese. Infatti nel trattato di Amiens viene scritto che Malta sarebbe tornata in mano all'ordine dei cavalieri. Poi però in realtà gli stati vincitori qualche territorio se lo aggiunsero, e infatti gli inglesi fecero diventare Malta la loro colonia, consapevoli del valore strategico dell'isola, al centro del Mediterraneo. Quindi l'inglese fu imposto, ma per quasi un altro secolo l'italiano rimase lingua ufficiale, per poi essere rimosso comunque nel 1934, quando l'Italia fascista stava diventando ormai acerrima nemica della Gran Bretagna. Oggi comunque a Malta l'italiano è conosciuto dal 62% della popolazione e i rapporti economici con l'Italia sono cruciali per il piccolo arcipelago. Altro luogo che bisogna menzionare è la Corsica, un'isola che diventò italiana nel 292 quando l'imperatore Diocleziano decise di aggiungere le 3 maggiori isole alla provincia più centrale dell'impero, l'Italia. E infatti la lingua locale corsa e le tradizioni corse sono molto simili alle nostre. Forse la Corsica di quelle che venivano chiamate terre irridente è quella più italiana, perché se in Dalmazia e Istria i croati ci sono da secoli, nell'entroterra specialmente, e Senizia e la Savoia comunque sono al di là delle Alpi, e il dialetto lì è occitano, quindi abbastanza simile al francese, e se a Malta comunque si parla una lingua totalmente diversa dall'italiano standard, per via delle influenze arabe, in Corsica i francesi non c'entravano assolutamente niente, finché non l'hanno presa Genova, che ormai non era in grado di gestire la superpotenza confinante. Non a caso, alla Corsica ci ho dedicato un video intero e 3 shorts. Infine c'è il Canton Ticino, che fa parte della Svizzera, e anche se è l'unica terra irridenta dove ancora oggi tutti parlano italiano standard, e geograficamente è senza dubbio parte dell'Italia, proprio come San Marino e il Vaticano, perché sta sotto le Alpi, in realtà è una di quelle meno note, meno reclamate. Ho visto una marea di persone nei commenti che vogliono l'annessione della Corsica, di Nizza, dell'Istria, ma mai nessuno del Ticino. Forse perché
Comunque è in Svizzera da più di 500 anni e i ticinesi vogliono decisamente rimanere svizzeri. Forse, considerando che lo stipendio medio in Ticino è di circa 6.000 euro, si riesce anche a capire il perché. Comunque, staccandoci dalle cosiddette terre iridente, per trovare altri luoghi che ci ricordino l'Italia, dobbiamo ricorrere al nostro essere, oltre che italiani, latini. E infatti, in Europa e in America siamo pieni di paesi che, diciamo, sono nostri parenti, che ci sembrano un po' italiani, perché anche le loro culture discendono direttamente da Roma. Quindi, intanto, tutti i paesi latini d'Europa, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Romania, la Moldavia. Questi sono tutti paesi che condividono moltissimo con noi, a partire dal punto di vista linguistico. Per quanto riguarda la Spagna è chiaro, lo spagnolo, o forse ancora di più il catalano, è la lingua più facile da capire per noi italiani. Oltre a ciò, la Spagna ha controllato per svariati secoli molte regioni d'Italia, esportando così la sua cultura. Poi, insomma, l'America fu scoperta da una collaborazione italo-spagnola, con Colombo, che era italiano, ma che comandava navi finanziate dalla Corona di Spagna. Anche in termini di freddi numeri siamo simili. Il nostro PIL pro capite, che rappresenta quanti soldi produce ogni singolo cittadino in media, è quasi uguale a loro, così come il nostro indice di sviluppo umano. Il più geograficamente distante Portogallo, invece, ci può sembrare più distante anche in termini di parentela. In realtà, sicuramente lo è a livello di lingua, ma spesso è anche più simile a noi della stessa Spagna. Infatti, se nel regno di Felipe VI più di metà delle persone prendono la religione un po' alla leggera, oppure proprio se ne fregano, in Portogallo e in Italia, invece, fatalità il 72% delle persone ritiene la religione importante. Religione che sia per i portoghesi che per gli italiani è generalmente quella cristiano-cattolica. Possiamo dire poi che Italia e Portogallo sono paesi più conservatori. Per esempio, i matrimoni omosessuali, sia qui che in Portogallo, sono meno approvati. Aggiungiamo quindi che i portoghesi sono un po' il parente che non ci assomiglia tanto in apparenza, ma che alla fine la pensa come noi in tante cose. Poi c'è la Francia, che è un po' il fratello con cui litighi sempre, ma che alla fine rispetti e a cui sai di assomigliare. Le similitudini culturali sono chiare. Amiamo e produciamo il vino e non la birra, siamo leader in settori come la moda e il lusso, abbiamo fondato l'Unione Europea insieme e linguisticamente possiamo sembrare un po' distanti. Il fatto però è che il francese risulta difficile da capire solo per questioni di pronuncia, ma in realtà è la lingua più italiana a livello di lessico. L'89% delle parole in italiano e in francese sono simili. Per dire, in spagnolo solo l'82%. Questo infatti è il motivo per cui leggere il francese non è così complicato per noi italiani. Però, come spesso si dice, parenti serpenti, e in questo caso è parzialmente vero. L'Italia e la Francia non si stanno simpaticissime. Si fecero la guerra una marea di volte, a partire da quando Cesare fece la guerra in Gallia, che era il nome romano della Francia, contro per l'appunto i Galli, che tuttora i francesi considerano come i loro antenati più legittimi. Non a caso, l'animale nazionale francese è proprio il gallo. In Italia, anche se non se lo fila nessuno, l'animale nazionale sarebbe il lupo, tanto per dirlo. E l'ultimo scontro diretto tra il gallo e il lupo è proprio la seconda guerra mondiale. Però poi, in realtà, Italia e Francia si scontrarono anche dopo, in Nord Africa. Per esempio, l'Algeria conquistò l'indipendenza dalla Francia grazie anche all'Italia. E in realtà stiamo bisticciando pure adesso con la Francia. Per dire, nel 2011 la Francia decise che tra tutti i dittatori del mondo era necessario tirare giù proprio quello che era amicissimo del governo italiano e che comandava uno dei paesi più importanti in assoluto per l'Italia. Sto parlando del comandante libico Muammar Gheddafi. Da quel momento in poi la Libia, che era lo stato africano più ricco in assoluto prima dell'invasione, è ora uno stato fallito con 2 governi separati. E qui in Libia Italia e Francia sono ancora nemiche nel 2024, perché il governo di Tripoli è supportato dall'Italia, mentre quello di Bengasi dalla Francia. Quindi insomma, siamo proprio i classici fratelli che fanno parte della stessa famiglia NATO e Unione Europea, che si assomigliano molto, ma che spesso si scannano. Poi, altri membri della famiglia
sono la Romania e la Moldavia. La Romania però fa parte della famiglia NATO e Unione Europea, mentre la Moldavia è un po' la gemella della Romania, che però è esclusa da tutte e due le famiglie. In breve perché prima era comunista e faceva parte della famiglia Unione Sovietica. Questi due stati comunque parlano proprio la stessa lingua, il rumeno, e sono i due paesi latini più a est in assoluto. Spesso vengono un po' poco considerati, anche perché nessun altro paese latino capisce il rumeno, anche se loro capiscono tutti gli altri. Questo è dovuto al fatto che la maggioranza delle parole comuni rumene siano di origine slava e che quindi siano come arabo per noi, o meglio, come russo. Però loro riescono comunque a capirci, perché le nostre parole di uso quotidiano sono comunque presenti nel rumeno, ma spesso e volentieri di uso meno frequente. Poi è giusto dire che in Italia la prima nazionalità, esclusi gli italiani, sono proprio i rumeni, con ben 1 milione di persone sul suolo italiano. In più, bisogna dire che noi e i rumeni fummo alleati sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. E, in maniera molto italiana, anche i rumeni voltarono le spalle ai tedeschi sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Comunque, i paesi latini, che si sono originati da una singola città che è Roma, si trovano ormai anche a decine di migliaia di chilometri dalla città eterna. E anche questi, così distanti, sembrano un po' italiani. Alla fine vivono su un continente scoperto da un italiano, Cristoforo Colombo, e che ci chiama in onore di un altro italiano, Amerigo Vespucci. E non sono mica pochi, Parliamo di ben 23 stati che furono colonie spagnole, portoghesi o francesi. Di stati un po' italiani però ce ne sono anche in Africa, E anche in Asia per certi versi. E in Europa ne abbiamo ancora molti altri da menzionare. Lo faremo però nel prossimo video. Non posso dirvi però quando uscirà con precisione, perché per creare video come questo ci vogliono circa 150 ore di lavoro, una cosa assurda. Se vuoi vederlo il prima possibile, iscriviti e condividi il video, perché in questo modo il canale crescerà, YouTube mi pagherà di più e io avrò molto più tempo per fare video. Ci vediamo quindi il prima possibile, te lo prometto. Alla prossima. Ciao.